Ho acquistato al mercatino una splendida Xbox funzionante ed appena torno a casa la prima cosa che faccio è provarla per fare subito una partita ad Halo. Una volta collegata all'energia elettrica, ovviamente nemmeno si accende. Oh my god! Questo è uno dei motivi perché non chiedo mai se qualcosa funziona, perché tanto la risposta è sempre sì. Non rimane che smontare la console e vedere cosa trovo all'interno. Oh yes! Le 6 viti di tipo Torx da svitare per rimuovere il coperchio superiore dell'Xbox sono tutte nascoste. 4 si trovano sotto i piedini in gomma e altre 2 sono sotto gli adesivi che fanno da sigillo di garanzia. Una soluzione per rimuovere le viti nascoste, vista su YouTube, fatta da veri professionisti, è quella di scaldare e sollevare le etichette per poi riposizionarle, ma sicuramente non sarà questo il caso. That's really funny. Una volta sollevato il coperchio superiore si avrà accesso alla console e una volta spostato il cavo EIDE si dovrà svitare la vite che blocca il supporto dell'hard disk. Il cavo dell'alimentatore del disco rigido è praticamente saldato e utilizzo delle pinze per una rimozione comoda. Dopo aver spostato l'hard disk posso rimuovere anche le 2 viti del supporto dell'unità disco. Infine scollego i cavi e svito tutte le viti che bloccano la scheda madre. Un malfunzionamento noto della prima versione di Xbox sono i condensatori da 3300 microfarad, ormai danneggiati, e questa Xbox non ne è esclusa. È già visibile un rigonfiamento nella loro parte superiore e devono essere cambiati, perché potrebbero essere proprio questi che creano problemi di avvio. Per la rimozione dei condensatori rinfresco lo stagno con quello nuovo. Applico del flussante e utilizzo la pompetta succhiastagno che rende più semplice il lavoro. Vi ricordo che tutto ciò che viene mostrato in questo video e sul mio canale è frutto della mia personale esperienza e non deve essere inteso come un tutorial. Qualsiasi danno a persone e cose cercando di emulare quello che accade in questo video sarà sempre piena responsabilità di chi svolge quell'azione. Per qualsiasi manutenzione o riparazione rivolgetevi sempre a dei centri di riparazione autorizzati e specializzati in questo genere di attività. Per rimuovere lo stagno residuo nella scheda e liberare i fori che ospiteranno i nuovi condensatori, utilizzo sia la treccia che il saldatore facendo passare la sua punta attraverso il foro. La rimozione dei condensatori è un'operazione che richiede un'abilità media di saldatura e la preparazione con flussante e stagno fresco le trovo indispensabili per la loro estrazione. Il flussante dovrà essere utilizzato in un ambiente con un buon ricircolo d'aria e con un aspiratore di fumi perché le esalazioni di questi ultimi sono nocivi e cancerogeni. A volte anche liberare i fori per i nuovi componenti potrebbe essere un'operazione complessa ed una punta larga del saldatore aumenta la superficie riscaldata, permettendo, in combinazione con la treccia, un'efficacia e velocità maggiore in questa attività. Pulizia con alcol isopropilico per rimuovere i residui di flussante dalla scheda e sono pronto per installare i nuovi condensatori acquistati in negozio da 3300 microfarad e 16 volt. I nuovi condensatori possono anche avere un voltaggio leggermente superiore, ma devono sempre rispettare il valore in microfarad. È indispensabile rispettare la polarità durante l'installazione dei condensatori e il polo negativo indicato con una striscia grigia nel condensatore è mostrato anche nella scheda madre con un segno stampato che indica il lato corretto di installazione. È utile piegare i piedi dei nuovi condensatori per saldarli in modo preciso e stabile sulla scheda madre. Applico del flussante per facilitare la saldatura dei nuovi condensatori, dove ho precedentemente piegato una gamba per fissare la loro posizione nella scheda madre. Ed assicurandomi che questa operazione sia stata fatta in modo stabile, completo l'installazione di questi nuovi 5 componenti, che assicureranno nuovi anni di gloria a questa splendida console Microsoft. Esistono diverse versioni delle Xbox e si identificano dal modello di dissipatore, dalla posizione della memoria RAM, dai chip di codifica, dal tipo di connettore di alimentazione e dal condensatore dell'orologio, che nelle versioni precedenti delle Xbox è come una bomba d'orologeria che corrode le piste della scheda madre e deve essere rimosso e non necessita della sostituzione. Ma in questa versione di Xbox, la 1.6, questo super condensatore è di qualità migliore e più resistente, ma non può essere semplicemente rimosso e dovrà essere sostituito se danneggiato.
Nuova pulizia della scheda madre con alcol isopropilico, aspetto la sua completa asciugatura e ricollego il cavo di alimentazione per fare un primo test. Prova ad avviare la console e, incredibile ma vero, si accende. Una volta avviata la console posso fare tutte quelle fantastiche attività di manutenzione come cambiare la pasta termica, anche perché se in un video di riparazione o manutenzione di console non cambi la pasta termica è meglio che non pubblichi il video. Ormai la pasta termica la metto anche nei componenti del Super Nintendo. Per sollevare i dissipatori si devono sganciare le plastiche che li fissano agli alloggiamenti in plastica, delicatamente e senza romperle, ed utilizzare uno strumento a punta rende questa operazione più semplice. Il dissipatore del chip grafico va scaldato perché è praticamente incollato, quindi una passata di phon è sufficiente a completare l'operazione. La pasta termica della Xbox è appiccicata ai processori, anche se la difficoltà massima è rimuovere la pasta termica bianca delle prime versioni di Xbox, che risulta praticamente pietrificata. Ma una volta rimossa si può passare alla spalmata dell'Arctic MX4 come se non ci fosse un domani. Una volta completata l'applicazione della pasta termica si potranno riattaccare i fermi che bloccano i dissipatori, magari meglio se dal lato corretto e non come ho fatto io in questo caso. Smonto anche l'alimentatore per spolverarlo, mentre per la ventola ho preferito smontarla completamente e procedere con una pulizia con alcol isopropilico. Adesso arriva il momento della verità, che consiste nel rimontare tutta la Xbox e fare un test completo della console. Appena rimontata ed accesa la console si sente subito un rumore strano dell'unità disco. E pur non essendoci nessun disco all'interno, la Xbox rimanda un messaggio di disco danneggiato. E questo significa che devo nuovamente smontare e aprire in questo caso l'unità disco. Esistono diversi modelli di Blu-ray per la Xbox. Per aprire questo modello basta svitare le 4 viti e rimuovere gli scudi del potere, spingere la plastica blocca carrello, una volta aperto tutto cambio anche la vecchia cinghia, do una pulita molto delicatamente della lente con alcol isopropilico e dopo aver lucidato tutta la zozzeria delle guide e degli ingranaggi, grasso al silicone per l'acciaio inox 1810 delle guide. Per l'installazione della nuova cinghia io ho utilizzato la stessa della Xbox 360. Richiudo tutto a super velocità e nuovo test. Siamo arrivati al termine di questa riparazione e di questo video. Il carrello del disco adesso esce regolarmente e una bella partita d'Halo finalmente è possibile. Se ti piacciono questo genere di contenuti fammelo sapere nei commenti e iscriviti al canale. Ciao e buon Halo Retro Original cambio condensatori smonta Blu-ray a tutti!